Immagina che nel tuo ultimo giorno di vita la persona che sei incontra la persona che saresti potuto diventare. Pensando al tuo futuro, se fossi più sicuro o sicura di te, che cosa faresti che oggi non fai? Chi saresti che oggi non sei? Lo sai che c'è qualcosa in te che ti chiama a un futuro diverso, se soltanto fossi più sicuro di te. Oggi voglio offrire 3 chiavi per aprire le porte al futuro che sogni. E sono delle chiavi che ho imparato a usare in questi ultimi anni e che uso tuttora per costruire la vita che sogno. Quali sono? La prima chiave è vivere con integrità. Cioè, tu sai oggi cosa ritieni importante e giusto? Benissimo. Quanto ti impegni a metterlo in pratica? Quanto fai ciò che è giusto invece di ciò che è facile? Basta poco. Diciamo che un tuo valore sia la gentilezza. Aiuti la signora che ha esagerato con la spesa ad arrivare con i suoi sacchetti fino al tram. Porti pazienza con la macchina lenta davanti a te quando torni a casa la sera. O semplicemente regali un sorriso a chi non conosci. Se lo hai mai fatto sai che è pura magia. E questi piccoli gesti concreti alzano la tua autostima. Perché se non stimi come ti stai comportando, prima di tutto con te stesso e poi anche con gli altri, allora una bassa autostima non è altro che buon senso. Più fai ciò che ritieni giusto invece di ciò che è facile, più alzi la tua autostima e più diventi sicuro di te. Perché ti piaci talmente tanto che importa sempre meno cosa pensano gli altri di te. La seconda chiave è fare le cose che non hai nessuna voglia di fare, le cose che ti aiutano a costruire il tuo futuro. Esempio è attività sportiva, per mantenerti in forma. Tutti sappiamo che ci fa bene. E magari tu sei una di quelle persone che non vedono l'ora di sudare. Ecco, io no. Io mi alleno la mattina, ma non ho mai voglia. Anzi, io pagherei te che tu ami sudare per farlo al posto mio. E magari per te non è lo sport, magari per te è studiare, è tenere in ordine casa tua, risparmiare, frequentare un corso di formazione o andare a dormire prima. Cosa succede quando con costanza fai le cose che non vuoi fare? Persistere, scalare quel muro di resistenza giorno dopo giorno non solo ti fa diventare più bravo in quello che fai, ti rende più forte anche mentalmente. E alla fine è questa l'unica differenza fra chi ottiene risultati e si costruisce la vita che vuole e chi no. Fare le cose che non hai voglia di fare ti fa acquisire di te una sicurezza pazzesca, perché sai scalare i muri. E la terza chiave è quella più potente. Fai della paura tua amica. Vi svelo un segreto che in pochi sembrano conoscere. La persona impavida, quella che non ha paura di nulla, non esiste. Non esiste. Il nostro cervello è predisposto a farci venire paura, a dare l'allarme ogni volta che vuoi cambiare lo status quo. Anzi, oggi sappiamo che abbiamo ben 3 cervelli, una rete neuronale complessa. Il primo cervello è quello nella testa, eppure lui è suddiviso in 3 parti principali. Abbiamo il sistema, il cervello rettile, per il tuo senso di sicurezza e l'istinto di attacco e fuga. Abbiamo il sistema limbico per le tue emozioni e la tua motivazione. E la neocorteccia, molto ben sviluppata negli esseri umani per il tuo pensiero logico. E queste 3 parti lavorano un po' in modo indipendente e un po' insieme. Perché è utile saperlo? Perché se vuoi andare oltre la paura, devi andare in ordine. Prima rassicurati, va tutto bene, sei al sicuro.
Poi aggiungi le tue emozioni più belle, l'entusiasmo, la gioia, la curiosità. E solo dopo sei pronto veramente a pensare in modo logico. Il secondo cervello è nel cuore, la neurocardiologia. E il terzo nella pancia, la gastroneurologia. Tu lo sapevi che il cuore manda più informazioni al cervello di quante ne riceve? Sappiamo che a volte il cuore la pensa diversamente dalla testa. E sono di 4 tipi diversi. Sono impulsi nervosi, ormoni, onde create dal flusso di sangue e dalla sua pressione e impulsi elettromagnetici. Infatti il campo elettromagnetico del cuore è ben 5.000 volte più forte di quello del cervello. E il cuore nella pancia? Abbiamo oltre 500 milioni di neuroni nell'intestino ed è dotato di plasticità, cioè sa imparare, può cambiare comportamento. E poi il 90% della serotonina, il nostro ormone del buon umore, e metà della dopamina, il nostro ormone della felicità, vengono prodotte proprio nell'intestino. E ogni volta che vuoi fare una cosa nuova che non hai mai fatto prima, vuoi fare di più di una cosa che ti avvicina al tuo futuro, oppure diminuirne un'altra che ti frena, i tuoi 3 cervelli si fanno prendere dalla paura e ti dicono non farlo, potrebbe essere pericoloso. E va bene così, perché da sempre il loro unico scopo principale non è la tua felicità, mi dispiace, e neanche il tuo successo, è la tua sopravvivenza fisica, emotiva e mentale. A loro piace lo status quo, piace tenerti là dove sei oggi e farti continuare sulla stessa strada, nella stessa direzione, alla stessa velocità. Ma quando osi fare un passo oltre, succede della magia. Perché ogni volta che scegli di fare questo passo nuovo, tu cresci, la paura diminuisce e tu diventi più sicuro di te, fino a fare il passo successivo che ti spaventa e quello dopo ancora, diventando più sicuro con ogni passo. E la cosa più bella è che questa sicurezza in te che acquisisci rimane tua per sempre. Un conto è fare le cose che ti spaventano quando hai poca scelta. Un conto è scegliere esperienze che ti fanno paura. Per costruire il tuo futuro devi fare apposta. Fai della paura tua amica. Sarà sempre una tua compagna di viaggio, ma mettila sul sedile dietro. Al volante ci stai tu a decidere la direzione e la velocità. E se oggi quando pensi al tuo futuro non ti viene paura, neanche un po', il tuo sogno è troppo piccolo. Per spalancare le porte al tuo futuro usa le 3 chiavi. Fai ciò che ritieni giusto, invece di ciò che è facile. Scala quel muro di resistenza e fai le cose che non hai voglia di fare. E poi la paura. Ti faccio un'ultima domanda importante. Qual è una cosa che ti spaventa da morire, ma che farebbe la differenza per il tuo futuro? Fai il primo passo questa settimana, solo il primo. E quando hai paura ricorda che la sicurezza viene dall'agire, con testa, cuore e pancia. E l'unico antidoto alla paura è l'azione.